Ciao, sono Nancy Cooklin, buongiorno o buonasera. Vorrei condividere con voi un'intervista che ho voluto fare a Giovanna Recuperati per parlare sul tema della leadership, soprattutto in questo momento delle Covid. Giovanna è un'imprenditrice e business expander sul mondo, sull'area del marketing e la comunicazione. È anche vicepresidente a Confindustria Bergamo, zona che è stata particolarmente colpita in questo periodo, nonché sposata da 27 anni e mamma di 3 figlie, ormai donne. Perché ho voluto intervistare Giovanna? Perché la reputo una persona molto completa, ehm, autentica e coerente, che sono parole molto allineate con il mio lavoro, soprattutto sul tema della leadership. Questo ricentrarci per essere più solidi come persona e quindi come leader. Quindi vi ringrazio tanto e spero che vi piaccia. Sono molto emozionata perché è la mia prima intervista. Buona visione. Quindi io ti vorrei fare 3 domande, Giovanna, che hanno a che vedere con le 3 macro aree. Quindi una come leader imprenditrice, come leader del tuo branco, come capolupa, un altro come famiglia, perché scusami, Giovanna, No. è sposata da quanti anni che sei sposata, Giovanna? 27, qualcosa del genere, 28, sì, tanti anni. Esatto, quindi ha 3 figlie, 3 donne, in momenti diversi della loro vita, è sposata da 27 anni e poi è la terza domanda sulla parte personale, come stai gestendo tu personalmente questo momento. Quindi parto con la prima domanda. Come leader quindi del tuo team, quali sono state le sfide più importanti anche in questo periodo, anche nel contenere e guidare il tuo team? Grazie Nancy, grazie anche di queste domande che mi portano ulteriormente a riflettere in questi momenti, diciamo in questi giorni. È stata una sfida ed è una sfida difficile e complessa. Prima subito ho affrontato un tema di grandissimo spaesamento e anche di grande confusione, diciamo. Le prime settimane sono state difficili, proprio perché, come dici tu, vengo da questa valle, per quanto la mia attività sia in Lombardia, a Bergamo, a Milano, però la mia valle è quella più toccata da questo problema, dall'emergenza, la Valle Seriana, e lì ci stanno le mie famiglie, la mia mamma, insomma, le prime settimane sono state di grande difficoltà, proprio perché mi sono trovata in mezzo al dolore, alla malattia, alla preoccupazione e per un attimo ho perso un po' la bussola, mi sono chiusa un po' in un silenzio, ci siamo messi in smart working subito tutti e abbiamo, come dire, preso un momento per riflettere, qualche giorno. E lì ho superato, diciamo, in prima persona questo momento, ovviamente cercando di risolvere per priorità la salute, malattia, il lavoro, cioè ho messo in ordine, no? Le cose come sempre mi viene facile fare, o insomma come provo a fare in questi momenti. Dopodiché ho iniziato a riprendere contatto col mondo e ho capito che era il momento della presa di coscienza, un po' del risveglio, pur sempre nella difficoltà e nella pesantezza di queste emozioni pesanti che questa mia valle stava attraversando, parenti, amici, conoscenti, tutti in situazioni di gravissima difficoltà, quando non addirittura morti, insomma, quindi non ho paura a dire questa parola, è stato così, l'abbiamo attraversata tutta. Il risveglio è stato organizzativo, di colpo, abbiamo detto ok, adesso ci siamo qui pronti, ho riconvocato la mia tribù, abbiamo condiviso i sentimenti del momento, abbiamo fatto un po' quello che si chiama un appello emotivo di tutti, è stato molto forte, molto bello. Senza quel momento forse non saremmo andati oltre. Abbiamo proprio buttato fuori la situazione di disagio e di difficoltà di tutti e ci siamo dati subito, come avviene abitualmente, i compiti della ripresa, l'organizzazione, la suddivisione che già è tipica della nostra azienda, in gruppi, in responsabili, in responsabilità, e abbiamo iniziato quindi un percorso anche nuovo, stimolante, interessante di riorganizzazione secondo questa nuova logica.
E poi abbiamo iniziato a lavorare e da lì mi è nato anche, diciamo, un nuovo stimolo, una nuova carica che ci sta ancora accompagnando, è la nostra carica, quella di sempre, e che ci mette in prima linea nel portare avanti progetti, idee e anche nuove soluzioni. Abbiamo sentito il bisogno di organizzare momenti di anche, come dire, di buttare fuori il nostro sapere, il nostro know-how. Quindi ci siamo organizzati così, abbiamo detto organizziamo un palinsesto di comunicazione col mondo per raccontare il nostro know-how. Siamo qui, ce l'abbiamo nelle nostre case, abbiamo uno schermo davanti e quindi è nata anche un'iniziativa che si chiama Multitalk, che ha proprio questo obiettivo, parlare di marketing, che è il nostro tema, ma contestualizzato in questo momento. È stato un percorso molto interessante. Grazie Giovanna, molto bello, molto bello. Avrei tantissimo da dire e approfondire, ma vorrei tenere questo corto. Ma questo senso sì, come team, che è una cosa classica tua ed è dove sta andando da leadership, è molto una cosa nella quale io ci tengo. Questo senso hai usato parole bellissime, di tribù, di sentimento, di buttare fuori, di un attimo lasciare che la polvere si assesti, diciamo, per poi cominciare a riprendere, no? Che è una cosa bellissima e da quale si parla poco nella leadership, perché questa vulnerabilità, questo momento di alto un attimo paura, adesso come la gestisco? Sì. Quindi andiamo alla seconda domanda sulla famiglia. Cosa avete scoperto voi? Cioè da quello che vi conosco avete già un bellissimo equilibrio familiare, ma è diverso perché già ognuno aveva un po' la sua vita. La tua figlia maggiore era negli Stati Uniti Stati e Uniti, adesso vi sì. siete ritrovati 24/7 tutti, quindi come è stato? Cosa avete scoperto? Forse anche nuove best practices, no? Se la mettiamo nel linguaggio aziendale. Sì, Cosa avete assolutamente. scoperto che vorrete tenere? Allora, innanzitutto, come tu sai, il mio è un mondo al femminile, sia in multi, dove l'80% dei miei collaboratori sono donne, sia in famiglia, dove ho 3 figlie femmine, quindi voglio dire, è tutta una dimensione al femminile, lo dico perché fa un po' la differenza forse su questi temi. Qui c'è la parte bella della storia, perché la famiglia, devo dire, è stata una grandissima riscoperta. Ritrovarci, Eugenia è tornata dall'America, le altre due erano qui, hanno lasciato le loro scuole, i loro fidanzati, ci siamo trovati in questo posto, è anche un po' una casa speciale questa nostra dove ci siamo ritrovati, che oggi capisco forse perché l'abbiamo fatta, forse questo era proprio il momento in cui aveva senso viverla. Ho scoperto un gruppo di persone nuove, le avevo forse lasciate, le mie sono ragazze di 20, 18, 19 anni che avevano gli ultimi anni percorso le loro strade, lo stavano facendo e lo faranno, insomma, le hanno interrotte per ritrovarci qui. È stato un esperimento bellissimo. Ho riscoperto delle donne, ho riscoperto persone fatte, finite, mature, pronte a una convivenza sensata, con la voglia tutte di contribuire a far sì che questo periodo sia pieno di senso, anche solo in questa convivenza. Ognuno si è ripartito i compiti anche qui, però non in modo organizzato, è arrivata in maniera naturale. Chi sapeva cucinare, e io non lo sapevo che lo sapessero fare, l'ha fatto. Chi sapeva più organizzare, cucire, sistemare, fare, si è messo a fare quella parte. E devo dire anch'io che avevo abbandonato il contatto con la realtà delle cose e mi credevo pure incapace, voglio dire, mi sono portata dei risultati eccezionali, sono riuscita, so che sembrano banali, però per me dedicare tempo a cucinare un arrosto, e io non mi vergogno a dirlo, non l'avevo forse mai fatto, devo dire, o rimettermi a stirare, fare cose della vita normale di una famiglia e di una casa che fortunatamente, quando la mia vita al lavoro è veramente complicata e presissima, ho degli angeli che mi aiutano a fare questo, rimettermi io in questa condizione insieme alla mia famiglia è stato un riscoprire un mondo, un contatto, come dire, con i fondamentali, ecco, mi sento di dire questo. Tutti gli orpelli non c'erano più, le cose, ma forse non superflue, ma superflue in questo momento, e quindi ci siamo tutti concentrati sui fondamentali ritrovandoci insieme. E questa è la cosa davvero più bella di tutto questo percorso, e ogni tanto mi dico anche che ho paura che finisca,
perché questa condizione è una condizione unica, irripetibile e quindi diciamo egoisticamente vorrei dire mi piacerebbe potesse continuare, poi la vita è là che ci aspetta, quindi dobbiamo ricominciare ma non ci toglierà nessuno questo momento. Questa cosa è bellissima, grazie Giovanna. Tale quale, quel sentimento che hai paura che finisca è il sentimento di tante persone, perché veramente ci siamo trovati, hai detto anche lì delle parole bellissime, in modo naturale, no? Quasi organico, come in questo momento l'unione fa la forza. E, e i fondamentali. Una cosa che io sto proponendo molto è di fare proprio un patto, cioè un accordo. Abbiamo sperimentato delle cose bellissime, quindi darsi un appuntamento fisso, no? Che una delle tue figlie organizza il pranzo una volta al mese, una cosa così, no? Questa dichiarazione di intento di continuare quello che questo momento ci ha insegnato. Bellissimo, grazie, grazie Giovanna. E Figurati. l'ultima domanda è per te, come persona, e lo hai detto ovviamente durante tutto perché non è che si separa, ma come ti sei tenuta, cosa hai fatto per te per mantenere quella che io chiamo la solidità emotiva, questa forza interiore e questa centratura che non è sempre forte perché lì hai parlato di confusione, di paura, un sentimento è stato un momento di lutto, soprattutto come dici tu nelle tue zone, nella vostra valle, è stato proprio una cosa molto forte. Quindi cosa hai fatto per te, per il tuo muscolo emotivo? Ma io credo di portare con me, e sono un po' una rappresentante davvero di questo territorio, quando si parla di impegno orobico, no? Questo essere in mezzo a queste montagne che ha certamente modellato il mio DNA, perché come dire, esiste lo spazio per ascoltare il dolore, ma immediatamente dopo esiste il tempo per riprendersi ed è parte proprio della mia costituzione, quindi non riesco probabilmente nemmeno a far diversamente. Sono molto contenta di questo. Ogni tanto mi piacerebbe che avessi la possibilità di lasciarmi anche un po' più andare, ma poi nei fatti non è così e in questi momenti questa cosa aiuta. Sicuramente mi sono messa a pensare. Questo tema della riflessione di cui tanto si parla, no? Tutti dicono in questo momento è il momento di riflettere, di pensare per cambiare, per capire poi se potremo essere diversi, come, eccetera. Ecco, non è facile, lo diciamo, ma cosa vuol dire riflettere, mettersi a pensare, dedicare tempo a mettere in ordine i pensieri? Sinceramente non è facile, non abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare. È un esercizio importante, si deve un po' imparare, un po' apprendere. Ecco, io ho capito quanto difficile è, ci ho provato e ci provo tuttora, no? Scrivo, penso, mentre stiro, rifletto, poi scrivo qualche cosa, rimetto in ordine, metto soprattutto in ordine le priorità. Quindi sto provandoci, non so se ce la faccio, ma questo secondo me è l'obiettivo più importante, uscirne da qui non tanto pronti a riprendere, quello appunto dicevo lo considero quasi normale, ma uscire da qui pronti a riprendere con una nuova consapevolezza. Questa è la grande sfida, non facile. Ho voglia di pensare che questa nuova sfida, e questo la riflessione del mio momento, sia fatta davvero di una parola importante che è essenziale, ma non perché l'essenziale sia l'unica cosa che conti, perché davvero la vita è fatta anche ripeto, di superfluo, di eccessi e di cose che vanno al di là dell'essenziale, ma forse il mondo oggi, sto pensando, e anche il mio mestiere, quindi quello che io faccio nel contribuire a far crescere le imprese deve andare un po' in una nuova semplicità. Ecco, questo è il tema, che è fatta di sostenibilità, che unisce alla tecnologia e che si unisce a una dimensione sociale rivista e corretta.
sostenibilità. Queste tre grandi parole diventano, secondo me, un po' i nuovi comandamenti: sostenibilità, tecnologia e relazione sociale. E da qui mi piacerebbe far ripartire il mio approccio alla vita, l'approccio della mia famiglia e l'approccio del mio lavoro, del mio mestiere. Queste sono un po' le considerazioni non facili, perché poi tra il dire e il fare, dico sempre io, c'è di mezzo il fare, per cui poi bisogna trasformarle in pensieri, in progetti e in azioni. Però ho provato a fare semplicemente questo, a ascoltare le mie emozioni, che sono state tante, che sono tante, quotidiane, e cercare di trasformarle in un qualcosa che fosse leggibile e quindi poi trasformabile in un progetto. Ecco, tutto qua. Non è facile però, non ho trovato non ho la bacchetta magica e non ho la soluzione, però ci provo. Grazie Giovanna, è bellissimo. Ti avrei chiesto, quando hai detto uscire di qui con una nuova consapevolezza, ti avrei chiesto quale, ma lo hai detto, questa è l'essenziale, la semplicità, unito ovviamente a questa cosa più olistica da tecnologia e sostenibilità della relazione umana. Sì. Ma alla base c'è l'essenziale, questo è bellissimo perché l'essenziale a livello lavoro e a livello persone, no? Poi alla fine cos'è l'essenziale? Io non ho più tempo da toglierti, da prendere da te e ti ringrazio veramente di cuore perché ogni chiacchierata con te, ogni condivisione con te è arricchente, ci hai dato tantissimi spunti su cui pensare, oltre alla tua grandissima umanità e autenticità. Grazie mille Giovanna. Grazie a voi, grazie Nancy, grazie.